L'età del ferro in Sardegna è un periodo di grandi trasformazioni che investirono tanto la struttura sociopolitica quanto la fisionomia del culto dei sardi nuragici. Questa dinamica evolutiva è molto ben osservabile attraverso lo studio di una particolare tipologia di edificio di culto, il cosiddetto Tempio a Megaron. I templi a Megaron, come li definì negli anni 30 del Novecento l'archeologo Doro Levi, benché numericamente ridotti, sono certamente l'edificio templare più peculiare della civiltà nuragica classica, dal Bronzo Medio al Primo Ferro. La loro denominazione rimanda alla planimetria del Palazzo Reale Miceneo, il Megaron appunto. Si tratta infatti di edifici con pianta a sviluppo longitudinale, dotati di una partizione interna in più ambienti, il più interno dei quali era anche la zona più sacra del tempio, il naos, dove si trovava l'altare focolare rituale. Un temenos, o recinto, di forma e dimensioni diverse circondava il Megaron, delimitando l'area sacra provvista di allestimenti funzionali alla raccolta delle offerte votive, alla celebrazione di cerimonie sacre e all'accoglienza dei pellegrini che non avevano accesso all'interno del tempio. È il caso del grande recinto che circonda il tempietto A di Serra Orrios, per una superficie di metri quadri 1364, accessibile attraverso un'imponente porta architravata con ampio vestibolo e che contrasta con le piccole dimensioni del tempio. L'ampiezza del temenos evidenzia l'importanza di questi spazi di aggregazione, che durante le ricorrenze religiose potevano trasformarsi in luogo di scambio commerciale, di esposizione per la vendita di ex voto, di gare di abilità e di raduno degli animali offerti che venivano uccisi e consumati nei banchetti destinati alla comunità riunita intorno al tempio. Notevole è l'entità dei depositi votivi collegati a questi complessi santuariali, consistenti soprattutto di bronzetti dall'iconografia più diversa, animali, barchette, guerrieri, spade votive e contenitori metallici e fittili. La datazione di questi edifici è possibile proprio attraverso l'analisi dei depositi votivi, tutti collocabili tra il Bronzo Medio e la prima età del ferro, ma con un significativo incremento di utilizzo a partire dal Bronzo Recente, cioè dalla metà del XIV secolo. Il X secolo è anche presumibilmente il limite ultimo in cui i santuari a Megaron hanno espletato una funzione cultuale. Lo dimostra l'analisi delle tracce carboniose presenti in alcuni di questi edifici, precisamente nel naos, dove è sempre presente un focolare rituale che acquisisce una morfologia e un apparato esornativo via via più complessi man mano che si arriva all'età del ferro. Uno dei casi più interessanti è l'altare del Megaron II di Sarku e Sforros di Villagrande Strisaili, realizzato tramite una certa ricercatezza nel cromatismo, nelle linee e nell'ornato, con la rappresentazione di due protomi di ariete e dei tipici mensoloni sommitali del nuraghe, che, come si è visto, proprio nell'età del ferro inizia ad essere utilizzato come simbolo sacrale. Ci troviamo davanti all'area sacra di Sarku e Sforros nel territorio di Villagrande Strisaili. E questo sito è davvero molto interessante nel contesto della civiltà nuragica, sia per le sue caratteristiche specifiche. Si tratta di un sito che compendia, diciamo così, un insediamento abitativo le cui prime tracce possono essere collocate nel XII secolo a.C., sia degli edifici sacri. In particolare segnaliamo 3 templi a Megaron, tutti condensati in un'unica area appunto santuariale. Il più grande di questi 3 templi è circondato da un temenos, da un recinto sacro, che ne protegge, diciamo così, la struttura e che la completa anche nel senso di dotare questo edificio di alcuni spazi che dovevano servire, per esempio, come depositi di oggetti votivi, oppure come spazi di raccolta dei pellegrini che in grande quantità dovevano affluire in luoghi come questo. Di particolare interesse è il cosiddetto Megaron II di questa area sacra, che è interessante per 2 aspetti almeno. Il primo è questo: con tutta evidenza si tratta di un riallestimento, di una ristrutturazione di un edificio molto più antico, di pianta circolare. Ecco, l'edificio originario, più arcaico, è stato reimpiegato come naos, cioè come sacello, di un tempio a Megaron, cioè a sviluppo longitudinale. Quindi noi abbiamo la parte più sacra del tempio, di questo Megaron II,
che appunto conserva ancora questa planimetria particolare, circolare, dal quale poi si dipartono le due pareti longitudinali. All'interno, e questo è il secondo aspetto di interesse di questo edificio, all'interno del naos è stato rinvenuto un altare votivo che attualmente non si trova più in situ perché è stato smontato e è stato poi trasferito al Museo Archeologico di Nuoro, nei cui magazzini ancora oggi è conservato. In sede l'altare è stato sostituito da una riproduzione che comunque restituisce piuttosto bene l'idea di quello che doveva essere l'altare originario. L'altare del Megaron 2 di Sarco e Sforros è costituito da un basamento in pietre di fiume sopra il quale sono stati sovrapposti 5 filari di blocchi di rocce effusive squadrati. Si tratta di pietre non locali e tra l'altro di due tipologie diverse di pietre, trachite e basalto, disposte in modo da creare un effetto estetico particolare, una bicromia ricercata. Oltretutto, il prospetto centrale dell'altare è adornato da 2 protomi di ariete realizzate in altorilievo, che conferiscono davvero un notevole pregio estetico al monumento. Sopra l'altare è stato realizzato anche un focolare rituale attraverso dei conci cuneiformi tenuti insieme da delle grappe di piombo che riproducono la struttura sommitale dei nuraghi, così come le possiamo ricavare dai modellini di nuraghe della civiltà nuragica a partire dal bronzo finale nel primo ferro, secondo una tipologia costruttiva che ritroviamo per esempio anche in altri altari votivi come quello del Megaron di Sagarcaredda. Al Museo Archeologico Nazionale di Nuoro è conservato l'altare votivo che originariamente era presente nel naos del Megaron del sito di Sagarcaredda presso Villa Grande Strisaili. Questo oggetto è molto interessante, appartiene a una tipologia che inizia ad affermarsi nella Sardegna nuragica tra il bronzo finale e la prima età del ferro. Si tratta di un altare, in genere al di sopra era posto anche un focolare rituale. La parte sommitale dell'altare, come è evidentissimo anche da questo altare specifico, riproduce, come ad esempio nel caso dell'altare del Megaron 2 di Sarco e Sforros, la parte sommitale del nuraghe, con i mensoloni che originariamente reggevano la balaustra lignea che coronava la torre nuragica. Questo lo sappiamo a partire dai famosi modellini di nuraghe che ci sono pervenuti e che ci testimoniano appunto di come doveva concludersi nella parte apicale il nuraghe. La cosa interessante di questa tipologia di altari è proprio un fenomeno che si afferma tra il bronzo finale e il ferro iniziale, cioè l'utilizzo, diciamo così, concettuale, rituale e direi persino identitario della torre nuragica, che inizia ad essere usata anche sacralmente con una finalità molto precisa da parte delle élite che si impongono e che prendono il potere appunto in questo periodo, nel ferro iniziale, spodestando le vecchie élite palaziali. Ecco, nel simbolo del nuraghe queste nuove élite, questi nuovi potentati, trovano una sorta di elemento identitario capace di strutturare la propria legittimazione anche al potere. Un aspetto non irrilevante per l'interpretazione della funzione rituale di questi edifici è la loro ubicazione sulle alture, su colline di qualche centinaio di metri o più spesso in zone montuose, in alcuni casi persino intorno ai 1000 metri d'altezza. I megara sono talvolta inseriti in complessi santuariali nei quali coesistono con altri edifici templari, riconducibili a differenti tipologie. È il caso, ad esempio, del complesso nuragico di Romanzesu, presso Bitti, dove oltre ai 2 templi a Megaron è presente anche un pozzo sacro. Il discorso delle alture è interessante perché nella Bibbia sono continuamente citate. Come luoghi di culto sono citate come tali.
Si dice addirittura che Salomone costruì delle alture per celebrare sacrifici a divinità che non fossero Yahweh, quindi a divinità ostili a Yahweh, divinità che assolutamente, secondo la tradizione, sarebbero inesistenti. E la cosa ridicola è che Salomone, il più saggio per definizione di tutti gli uomini, avrebbe fatto costruire e realizzare queste alture per celebrare un culto a divinità totalmente inesistenti e di cui Yahweh non voleva neanche sentir parlare, diciamo così eufemisticamente, nel senso che se i suoi si rivolgevano a quelle divinità, lui aveva promesso che o non le avrebbe più aiutati o addirittura sterminati. Ma le alture sono un elemento tipico. In genere, i templi a Megaron sardi sono collegati dagli studiosi a un ipotetico culto delle acque, analogo a quello che si ritiene dovesse essere celebrato nei templi a Pozzo e a Fontana. Queste due tipologie santuariali, soprattutto i pozzi sacri, sono molto diffuse in Sardegna. Lo studio dei materiali votivi presenti negli strati basali dei pozzi ha consentito di collocare lo sviluppo di questa tipologia templare e dei culti ad essa collegati tra il bronzo recente e il primo ferro, metà del XVI-X secolo. Al di là degli evidenti valori lustrali universalmente attribuiti all'acqua, l'accurata osservazione dell'irraggiamento solare e lunare prodotto nel corso dell'anno all'interno della camera di alcuni pozzi sacri, come quello di Santa Cristina presso Pauli Latino, ha consentito agli studiosi di comprendere che la morfologia e la disposizione delle aperture dei templi a pozzo era tale da consentire una precisa misurazione degli eventi solstiziali e dell'unistizio maggiore, facendone delle vere e proprie macchine astronomiche. Macchine astronomiche, legate ad una civiltà, come abbiamo visto prima, specificatamente dedita all'agricoltura o alla pastorizia. Ora, io nella mia vita ho conosciuto moltissimi contadini, diciamo da colui che coltiva il piccolo orto a colui che coltiva invece numerosi ettari. Ma al di là della conoscenza delle fasi lunari, nessuno di loro aveva bisogno di macchine astronomiche, nessuno. Io ho sempre avuto difficoltà a pensare a queste macchine astronomiche, no? Se ne parla di Stonehenge, insomma, se ne parla un po' in tutto il mondo, fossero utilizzate da questi pastori, perché a che cosa servivano le macchine astronomiche? Se non a contare e a esaminare i grandi cicli astronomici che si verificavano, ma che non servono a chi coltiva la terra, perché al di là delle fasi lunari chi coltiva la terra non ha bisogno di conoscere altre cose. Questo è un aspetto sul quale che si dà per scontato, ma anche perché poi tra l'altro, per esempio nelle civiltà medio orientali, i grandi studi astronomici si conducevano in città, mica in campagna. Cioè si conducevano là dove non si coltivava, ma semmai semplicemente si consumavano i prodotti derivanti dall'agricoltura. Ma erano i saggi che usavano queste macchine, i studiosi, i sapienti, che usavano queste macchine astronomiche, chiamiamole così, un nome mi piace tantissimo, per le loro conoscenze e per stabilire e calcolare i grandi periodi che al contadino non servono. Ma questo secondo me è un esempio di quel pregiudizio primitivistico, come lo chiama lo studioso francese Maurice Hollander, no? Per cui noi partiamo da questo pregiudizio, da questa valutazione pregiudiziale, per cui gli antichi in fondo erano semplicisticamente delle persone puramente pratiche, puramente dedite ad attività di carattere produttivo legate alla sussistenza, poi però appunto ci imbattiamo in realizzazioni di questa complessità che ci lasciano basiti, o dovrebbero lasciarci basiti, ma non succede purtroppo. Cioè, dovrebbero porre un punto interrogativo. Particolare rilievo sembra inoltre avere, nel contesto dei culti idrici dell'epoca nuragica più recente, l'offerta votiva della spada. Il pozzo sacro di Sant'Antonio a Siligo era coperto da un tetto a 2 spioventi, terminante al colmo con una fila di conci calcarei dalla sommità piatta. La pietra di colmo presenta numerosi incavi che fanno ipotizzare una decorazione acroteriale costituita da spade votive che si innalzavano verso il cielo.
La spada votiva è documentata non solo nelle architetture, ma anche impiombata nelle tavole di offerta rinvenute in spazi cultuali legati all'acqua, come ad esempio nel pozzo di Abini presso Teti. A differenza dei pozzi sacri, che si affermano solo a partire dal bronzo recente, i templi a Megaron costituiscono l'edificio templare più autenticamente nuragico, se è vero che i primi esemplari di questa tipologia di tempio possono essere collocati addirittura sullo scorcio del bronzo antico, come nel caso del tempietto di Malchittu presso Arzachena. Quale culto era celebrato nei templi a Megaron? La presenza di un focolare rituale nel naos di questi edifici sacri suggerisce che l'essenza del culto celebrato nei Megara dovesse consistere nel sacrificio offerto tramite il fuoco. Da questa particolare prospettiva acquista rilevanza anche il dettaglio, già evidenziato, per cui questi santuari si trovano tutti in luoghi elevati. Sappiamo infatti che le alture erano trasversalmente i luoghi d'elezione per l'invio di sacrifici alle divinità celesti, come molto spesso leggiamo ad esempio nella Bibbia. Il tempietto di Santa Vittoria di Serri conserva, nella parte posteriore, tratti del temenos collegato ad un agglomerato di capanne, che ha restituito oltre al resto anche un contenitore fittile con i resti ossei di una tortora, animale riprodotto di frequente nelle offerte votive in bronzo del santuario. Abbiamo quindi un esempio concreto e preciso di quali fossero le vittime animali offerte in sacrificio. È possibile individuare un'interessante corrispondenza con il culto israelitico, perché del sacrificio della tortora parla anche il Levitico al capitolo 5. Se non hai i mezzi per offrire un animale del gregge, offra a Yahweh per il peccato che ha commesso 2 tortore o 2 piccioni, uno per il sacrificio espiatorio e uno per l'olocausto. Li porti al sacerdote che offrirà per primo quello per il sacrificio espiatorio. Gli spaccherà la testa dalla parte della nuca senza staccarla. Aspergerà con un po' di sangue della vittima espiatoria la parete dell'altare e ne verserà il resto alla base dell'altare. È un sacrificio espiatorio. L'altro uccello lo offrirà come olocausto secondo le norme stabilite, e le norme stabilite si trovano sempre nel libro del Levitico al capitolo 1 versetto 14. Se la sua offerta al Signore consiste in un olocausto di uccelli, offrirà tortore o colombi. Il sacerdote li offrirà all'altare, ne rompa la testa, che farà bruciare sull'altare, e il sangue sia scolato lungo la parete dell'altare. Ne stacchi il gozzo con le piume e lo getti nel lato orientale dell'altare, dove è il luogo delle ceneri. Lo squarti prendendolo per le ali senza separarlo, e il sacerdote lo bruci sull'altare sulla legna che è sul fuoco. È un olocausto, un dono offerto come profumo gradito al Signore. Qui c'è tradotto gradito, ma in realtà in ebraico c'è scritto calmante per Yahweh. Torniamo a considerare la particolare planimetria dei templi a Megaron della Sardegna nuragica. In un saggio del 1981, Ferruccio Barreca così si esprimeva a proposito dello splendido tempio a Megaron di Esterzili. Nel sacello del tempio detto Domu de Orgia a Cucureddì di Esterzili è documentata la fedele applicazione dei canoni fondamentali dell'architettura sacra siro-palestinese. Quel sacello, infatti, un edificio rettangolare di 23 x 8, orientato da sud-est a nord-ovest con 2 pilastri addossati alla parete esterna nord-occidentale, ingresso sul lato corto sud-orientale e superficie interna tripartita longitudinalmente in vestibolo, vano mediano e penetrale, ha una pianta troppo simile a quella siro-palestinese realizzata da maestranze fenicie, ad esempio nel celebre Tempio di Salomone a Gerusalemme, quale ce lo descrive il testo biblico, per non indurci a ritenere che il suo architetto abbia voluto imitare un modello fenicio. Barreca ipotizza per il Tempio di Esterzili una datazione molto bassa, non anteriore al V secolo a.C., epoca in cui i cartaginesi raggiunsero la riva destra del Flumendosa. Ora,
Abbiamo visto che una datazione così bassa è negata dalle tracce di utilizzo cultuale dei megara sardi in uso fino al X secolo e non oltre. Chiaramente Barreca non poteva spingersi a ipotizzare, per l'evidente sovrapponibilità delle tipologie santuariali, ragioni diverse rispetto a un contatto diretto tra la civiltà nuragica e quelle palestinesi. Ma è notevole che lo studioso comprenda chiaramente che questo edificio sia stato realizzato da maestranze nuragiche e non levantine. Al di là della planimetria, è interessante evidenziare come, analogamente a quanto abbiamo visto per i templi a Megaron sardi, circondati da un recinto e da ambienti adibiti a magazzini, anche il primo tempio di Gerusalemme era corredato di camere costruite attorno al tempio sui lati meridionale, occidentale e settentrionale, come attesta il primo libro dei Re, che venivano usate come magazzini. Secondo la Bibbia, attorno al tempio vi erano anche il cosiddetto cortile dei sacerdoti, detto corte interna, separata dallo spazio prospiciente attraverso un muro di pietra, e la grande corte, che circondava tutto il tempio dove si riuniva il popolo per la preghiera. Tra l'altro, ultimamente l'Istituto Archeologico Israeliano ha scoperto una struttura, parti ovviamente di una struttura, che divideva la parte alta, potremmo dire l'Acropoli, di Gerusalemme dalla parte abitativa, e nella parte alta era proprio situato il primo tempio, quindi effettivamente c'era anche lì questa distinzione tra la parte, fra virgolette, sacrale e la parte laica, insomma. Nel capitolo 6 del primo libro dei Re c'è una descrizione completa del tempio costruito dal re Salomone e ne leggiamo le parti essenziali. Il tempio che il re Salomone costruì al Signore era lungo 60 cubiti, largo 20 e alto 30. Il vestibolo davanti alla navata del tempio era lungo 20 cubiti nel senso della larghezza del tempio e 10 cubiti nel senso della lunghezza del tempio. Fece al tempio finestre quadrate e a griglie. Fabbricò pure a ridosso del muro del tempio un annesso attorno alla navata e alla cella e vi costruì intorno degli appartamenti. Il piano inferiore era largo 5 cubiti, quello di mezzo 6 cubiti e il terzo 7 cubiti, perché egli fece il lato esterno a rientranze, tutto intorno al tempio, per non penetrare nelle mura del tempio. Nella costruzione del tempio si usarono pietre già squadrate, cosicché durante la costruzione non s'udì nel tempio rumore di martelli o di piccone o di qualsiasi strumento di ferro. L'ingresso al piano inferiore era situato al lato destro del tempio. Di qui, mediante una scala a chiocciola, si saliva al piano di mezzo e da questo al terzo. Dopo aver terminato la costruzione del tempio, gli fece un soffitto con tavole e travi di cedro. Costruì pure l'ala laterale intorno a tutto il tempio, alta 5 cubiti per piano, e la collegò al tempio con legni di cedro. Poi segue tutta la descrizione della parte ornamentale interna del tempio fatta in legno e infine si dice: quindi costruì il muro del cortile interno con 3 strati di pietre squadrate e uno strato di tavole di cedro. Questa serie di corrispondenze con il contesto palestinese, segnatamente israelitico, potrebbe risultare in un certo senso destabilizzante. Se non fosse che una serie di conferme inattese giungono da un settore di studi ancora ampiamente inesplorato, inaugurato solo qualche decennio fa dalle ricerche pionieristiche di Luigi Sanna, l'epigrafia nuragica.